Bitcoin costa troppo. Buongiorno ragazzi e ben ritrovati. Io sono Plak e oggi proviamo a fare un po' di chiarezza su una frase che sento dire molto spesso, ovvero non compro Bitcoin perché costa troppo. Chi ce li ha 60.000 euro per comprarne uno? Sembrerà assurdo, ma è molto comune sentire questo tipo di affermazioni, soprattutto nel primo mondo, nei posti più benestanti del pianeta. Ovviamente mi viene da aggiungere, ma mi viene anche da dire purtroppo, perché questo conferma il fatto che la stragrande maggioranza delle persone guarda soltanto il prezzo. Di per sé non è un male, ci mancherebbe, ognuno può fare quello che vuole, ma il problema è che non solo ci si ferma al prezzo, ma tante volte non si vuole neanche provare ad approfondire un minimo, anche solo per arrivare a capire che non si è obbligati a comprare per forza un Bitcoin intero, ma che Bitcoin è divisibile. Prima di continuare vi chiedo cortesemente di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di attivare la campanella, così sarete sempre aggiornati quando uscirà un nuovo video. Inoltre, se apprezzate i miei contenuti, potete supportare il canale donando anche solo un caffè utilizzando il QR code che compare durante il video oppure sfruttando il Lightning Address presente in descrizione. Io vi ringrazio di cuore e ora partiamo. Proviamo quindi a fare una chiacchierata per mettere un po' in ordine le cose e per cercare di creare un discorso che magari può essere utile anche a voi quando vi capita di dover rispondere a questo tipo di domanda. Come abbiamo detto, Bitcoin è divisibile in 100 milioni di unità. In realtà grazie al Lightning Network si può dividere ancora di più, ma non aggiungiamo complessità. La singola unità viene chiamata Satoshi. Già qui sorge il primo problema legato ai differenti nomi, ma bisogna cercare di trovare delle similitudini con il sistema utilizzato attualmente, in modo tale da rendere più semplice il ragionamento. Quindi possiamo immaginare i Satoshi come i centesimi di euro e i Bitcoin come gli euro, solo che gli euro si suddividono in massimo 100 centesimi, mentre i Bitcoin in massimo 100 milioni di Satoshi. Ora vi racconto una cosa curiosa. Pensate che l'anno scorso si accese una discussione, anche diciamo un po' goliardica se vogliamo, sul come chiamare l'unità minima di Bitcoin. Si crearono sostanzialmente tre correnti. Chi voleva mantenere il nome Sats, l'abbreviativo di Satoshi, come Giacomo Zucco. Poi c'era chi sosteneva che fosse meglio chiamarli Bits, come Adam Beck. Ed infine c'era John Carvalho che sosteneva che, visto che tutti conoscono il nome Bitcoin ma non Satoshi, l'unità minima di Bitcoin si sarebbe dovuta chiamare Bitcoin appunto. Quindi non avremmo più avuto distinzioni, ma Bitcoin sarebbe diventata l'unità minima. Quindi in sostanza, quello che oggi consideriamo con un Bitcoin, ovvero 100 milioni di Satoshi, per Carvalho sarebbero dovuti essere 100 milioni di Bitcoin. Quest'ultima è un'idea diciamo un po' spiazzante, ma se ci pensate avrebbe di fatto fatto crollare quella barriera psicologica che è portata proprio dal prezzo. Infatti alla domanda quanto vale un Bitcoin non risponderemo 65.000 euro, che è il valore diciamo nel momento in cui sto registrando, ma risponderemmo che non vale neanche un millesimo di euro, quindi con 10 euro compreremmo circa 15.000 Bitcoin. Capite che a livello psicologico cambia tutto. Un ruolo importante lo svolgono anche le piattaforme di scambio, perché come unità di misura viene utilizzato Bitcoin. Quindi se andaste a comprare 65 euro di Bitcoin, prendo questo importo per facilità, vi risulterà come importo acquistato 0,001 Bitcoin. Sarebbe interessante valutare che cosa cambierebbe a livello psicologico se invece come importo acquistato comparisse 100.000 Satoshi. Oppure se tutte le piattaforme mostrassero invece del valore di un singolo Bitcoin il valore di un singolo Satoshi. Provate a immaginare, un vostro amico vi chiede quanto vale Bitcoin, voi aprite la piattaforma che utilizzate per fare gli acquisti e dite guarda, oggi un Satoshi vale 0,00063 euro. Pensa, con un euro puoi comprare 1538 Satoshi. Secondo me farebbe tutt'altra impressione. Ma in ogni caso, al di là di tutti questi ragionamenti, è fondamentale comprendere e far comprendere che Bitcoin è divisibile. Un modo semplice potrebbe essere quello di utilizzare Lightning in prima persona e all'occorrenza regalare qualche Satoshi a chi vi pone queste domande. Il solo atto di passargli anche solo 10 Satoshi rende concreto e tangibile tutto quello che state cercando di dirgli a voce. Prima di proseguire ragazzi vorrei informarvi che stanno iniziando le conferenze in giro per l'Europa. Dal 13 al 15 giugno ci sarà il BTC Prague a Praga, la miglior conferenza europea al momento.
Se volete partecipare potete approfittare del codice PLAC per avere uno sconto del 10% sul prezzo del biglietto, oltre ad un ulteriore 5% di sconto se pagate in Bitcoin. Questo video esce di mercoledì, quindi io mi sto già preparando proprio per partire verso Praga. Se anche voi verrete scrivetemi, così magari riusciamo a beccarci anche là. Poi volevo anche informarvi di un evento che si terrà a Bologna il 29 giugno ai Giardini Margherita, dove si farà un pochettino di festa e ci sarà un mercatino all'aperto dove potrete fare degli acquisti in Bitcoin. Un ottimo modo per passare una serata in compagnia di altri Bitcoiners pagando birre, panini e souvenir con Lightning Network. Vi lascio comunque tutto in descrizione. Bene ragazzi, continuiamo il nostro percorso dicendo che se le cose continueranno ad andare per il verso giusto, molto probabilmente ci troveremo a parlare quasi esclusivamente di Satoshi, perché tutto quello che normalmente uno può acquistare non raggiungerà il controvalore di un Bitcoin, quindi il cambio di unità sarà inevitabile. Ad oggi però ci troviamo un po' in una via di mezzo, dove chi è fuori da questo mondo sente parlare di Bitcoin come valore intero, ignorando di fatto l'esistenza di Satoshi. Chi è entrato da poco, o comunque segue poco, ha solo l'interesse di accumulare e fa, fatica a fare la conversione in Satoshi, o comunque ragiona in frazioni di Bitcoin. Mentre chi è dentro da un po' o chi lo utilizza, assiduamente, ormai utilizza solo più Satoshi come unità di misura. È un processo del tutto normale, ma vi invito ad abituarvi a cominciare a ragionare in Satoshi e non in Bitcoin, perché secondo me tornerà utile in futuro. E poi non dobbiamo dimenticare che la divisibilità di Bitcoin è uno dei suoi punti di forza e va assolutamente valorizzato e fatto comprendere. E la dimostrazione pratica attraverso l'utilizzo di Lightning, mostrando che si possono inviare millesimi di euro da una persona ad un'altra in un batter d'occhio senza l'utilizzo di un intermediario, rende molto di più rispetto ai 1000 giri di parole. Vi lascio in conclusione questo piccolo trucchetto per aiutarvi nella conversione da Bitcoin a Satoshi. Quando volete convertire una frazione di Bitcoin in Satoshi, voi scrivetela per intero, poi scrivete BTC sulla sinistra e SATS sulla destra. In questo modo qui, come vedete qui sotto. Dopodiché togliete tutti gli zeri che avete davanti e leggete il numero. È una cavolata, lo so, ma a livello visivo secondo me può aiutare molto. Ragazzi, io direi che per oggi è tutto. Se il video vi è piaciuto vi chiedo cortesemente di lasciare un bel like e ditemi la vostra nei commenti. Per chi viene a Praga ci vediamo là, mentre con tutti gli altri ci vediamo mercoledì con un nuovo video. Ciao!